con quasi 50 anni di carriera, più di 100 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, oltre 2500 concerti in 64 paesi, 35 album pubblicati, tra studio, live e raccolte, gli Iron Maiden sono indubbiamente una delle più grandi band heavy metal della storia. Ma l'ascesa trionfante di Steve Harris e soci, soprattutto nei primi anni, non può essere completamente compresa senza riconoscere anche il ruolo cruciale svolto da Derek Riggs, l'artista inglese che con la sua geniale creatività e la mascotte Eddie the Head ha illustrato tutte le copertine dei primi capolavori della band, inserendo in ognuna di esse sempre qualche dettaglio, indizio e anche messaggi subliminali per catturare l'attenzione dei fan. E in questo video analizzeremo punto per punto una delle copertine più belle, complesse e straordinarie del disegnatore inglese. Quella di Somewhere in Time, l'album dei Maiden pubblicato il 29 settembre 1986. L'artwork raffigura Eddie in una versione cyborg, con una pistola fumante ancora in mano, utilizzata poco prima per sparare a un suo simile. La scena si svolge in una città futuristica, illuminata da luci sfavillanti, insegne luminose e altri piccoli dettagli, i quali, come vedremo tra poco, sono quasi tutti indizi o espliciti riferimenti alla storia della band. L'autore stesso dichiarò in seguito che quell'impresa fu estenuante, affermando di aver dedicato 3 mesi alla sua completa realizzazione. Ed ora, andiamo a scoprire cosa nasconde la copertina frontale dell'album. Il lampione con il cestino, situato accanto alla gamba sinistra di Eddie, rappresenta il primo richiamo a un precedente lavoro della band. Riggs aveva già disegnato lo stesso lampione nel 1980, sulla copertina dell'omonimo album di debutto della band. Al centro del disegno, invece, vicino all'insegna di Pizza Hut, troviamo un gatto nero. Un'immagine ricorrente nelle copertine degli Iron Maiden, ce ne sono almeno 3 nell'album Killers, e un altro lo possiamo trovare nella back cover di Live After Death. Sul lato destro, in primo piano, spicca la riproduzione di un poster della band, chiaro riferimento alle copertine dei 2 singoli pubblicati nel 1980, Sanctuary, e il successivo Women in Uniforms. Poco sopra il poster è in vista un cartello con la scritta Acacia, chiaramente ispirato alla canzone 22 Acacia Avenue, presente nel loro terzo album The Number of the Beast. Più in alto, in cima a un grattacielo, dietro la pistola di Eddie, troviamo un occhio di Horus, simbolo di protezione egiziano, e menzionato nel testo della traccia Power Slave del 1984. Poco più in basso dell'occhio di Horus c'è un'insegna con la scritta Webster. Charlie Webster è stato il direttore artistico della EMI, l'etichetta discografica britannica della band. Sul petto e sulla navicella di Eddie troviamo uno stemma che raffigura la sigla dell'artista. Infine, nella finestra del Bradbury Towers Hotel, c'è una scritta che riflette sul vetro, o meglio ancora, un messaggio del buon Riggs che recita: "Questo dipinto è davvero noioso". Se siete rimasti sorpresi e incuriositi da tutti questi piccoli dettagli, ora preparatevi a immergervi nel delirio vero e proprio della back cover. In alto a sinistra, sulla punta di un grattacielo, un aereo sorvola sopra l'insegna dell'Aces High Bar. Al centro, sullo sfondo, spicca un ologramma delle piramidi di Power Slave, e poco sotto il tristo mietitore, già presente su altre copertine come nei singoli The Trooper e Twilight Zone, e nell'album Live After Death. Dalle Bradbury Towers, dedicate allo scrittore statunitense Ray Bradbury, autore del celebre film Fahrenheit 451, l'angelo che sta precipitando è Icaro. In alto a sinistra, invece, troviamo la Moore, un locale di Brooklyn che ospitava spesso i Maiden, e dove tornarono per suonare uno spettacolo segreto nel 1988 sotto il nome di Charlotte and the Harlots. Il Tea Bar è dove la band registrò i cori di Heaven Can Wait. L'Hammerjacks era un locale di musica rock di Baltimora che la band visitava spesso, mentre il cartello con la scritta Sand Dune è un riferimento a To Tame a Land dall'album Peace of Mind del 1983, basato sul romanzo Dune di Frank Herbert. La Long Beach Arena è il luogo dove gli Iron Maiden registrarono il live album Live After Death. Il Marquee Club è il famoso locale di Londra che negli anni '80 ospitò moltissime band famose, tra cui ovviamente anche gli Iron Maiden. Così come il Rainbow, altro club dove la band registrò il primo album video nel 1981. L'insegna Herbert Ailes è riferita a Frank Herbert, l'autore di Dune.
Gli Iron Maiden si ispirarono al suo romanzo cult per creare il brano To Tame a Land nell'album Peace of Mind. Tuttavia, quando chiesero allo scrittore il permesso di utilizzare lo stesso titolo del romanzo per la loro canzone, Herbert si rifiutò e intraprese azioni legali contro di loro per tutelarsi. La traduzione di Herbert Ailes è approssimativamente Herbert ci affligge. Il Ruskin Arms è lo storico pub dove la band tenne i suoi primi concerti, e la stessa immagine è presente anche sullo sfondo della copertina dell'album Killers. Sopra il Ruskin c'è una prostituta affacciata alla finestra, è Charlotte the Harlot, l'omonima canzone del primo album e la protagonista nel testo di 22 Acacia Avenue. Più in alto, nello stesso palazzo, troviamo disegnato il TARDIS di Doctor Who, lo stesso del singolo Wasted Years. Sul ponte c'è un display che riporta un risultato di una partita di calcio. West Ham, Arsenal 7-3. Steve Harris è un noto supporter degli Hammers. Poco più sotto, l'orologio è fermo alle 11:58, ma anche questo ovviamente non è un caso. 2 minuti a mezzanotte. Ancora più in basso troviamo la scritta Phantom Opera House, chiaro riferimento alla canzone Phantom of the Opera, del primo album. Vicino alla Phantom Opera House troviamo un cinema che pubblicizza Live After Death e Blade Runner. La scritta Maggie's Revenge è un evidente riferimento al primo ministro britannico di quel periodo, Margaret Thatcher, che, ironia della sorte, era conosciuta anche col soprannome The Iron Lady. La Thatcher appare anche nei 2 singoli della band Sanctuary e Women in Uniform. L'Asimov Foundation è un omaggio allo scrittore Isaac Asimov, autore di romanzi di fantascienza, mentre poco più in basso, l'insegna Tyrell Corporation è un tributo al film Blade Runner. La via si chiama Upton Park, come il noto stadio calcistico di Londra, dove giocava il West Ham. Il ristorante Ancient Mariner prende il nome dalla canzone Rime of the Ancient Mariner, presente sull'album Power Slave. Mentre in fondo alla strada, vicino al cinema, lampeggia un'insegna con la scritta EMI, l'etichetta discografica britannica della band. Sempre in fondo alla strada, tra l'orologio e la Phantom Opera House, si intravede una scritta che annuncia un concerto dei Gypsy Kiss, la prima band di Steve Harris. Passando ai membri della band, Bruce Dickinson tiene in mano un cervello, altro chiaro riferimento alla copertina di Peace of Mind. Nico McBrain, invece, indossa da buon pilota di aerei con tanto di licenza, dei vecchi occhiali da aviatore e una maglietta con la scritta Iron What. La figura con il mantello è molto probabilmente Eric, il protagonista del romanzo Il fantasma dell'opera di Gaston Leroux, anche se alcuni sostengono che potrebbe essere un riferimento a Batman. Infine, per completare l'opera, tra il ponte e il personaggio di Eric troviamo una placca di metallo, la stessa che Eddie ha sulla fronte nella copertina di Peace of Mind. Probabilmente solo ora possiamo capire per quale motivo lo stesso Derek Riggs definì questo capolavoro come logorante. Sta di fatto, però, che con la sua matita ha regalato al pubblico dei Maiden e non una copertina a dir poco unica e straordinaria. Se siete a conoscenza di ulteriori dettagli, potete condividerli nei commenti. E se il video vi è piaciuto, lasciate un like.